Daniele Manin è una via che raccorda un pochettino tutto, c'hai i portici, c'hai via Cavour, c'hai tutta la parte di Santa Maria Maggiore, ma in più, come suggeriva pure Manuel, è dove tutti quelli che vengono da altri paesi e per pagare affitti più bassi stanno a Centocelle, Certo. Pigneto, riescono a raccordarsi qui. Perciò non trovi solo i sbandati, ma come spesso ci capita trovi comunità che si mettono sedute sotto i portici, al bar o anche semplicemente sulla banchina a giocare a carte, a mangiare le cose che si sono portati da casa. Spesso si incontrano tantissimi stranieri a Termini perché diventa luogo di aggregazione delle varie comunità. Ciao ragazzi, Ciao. voi venite dalla casa famiglia? Sì, Ah ok, di che nazionalità siete? sono tunisino. Ah, tutti tonsi? Tutti da Tunisia. E tu marocchino? Tu marocchino. Alla grande. Che ci raccontate? Che fate a Stazione Termini? Niente, dove passiamo? Prendiamo il metro. Prendete la metro, Sì. questo è il punto di snodo fondamentale. Però qualche volta incontriamo con gli amici. Altri Infatti paesani. ve le dicevamo, loro si incontrano qui con gli amici perché è facile trovarli. Io sto aspettando il mio amico perché deve andare al lavoro adesso. Ah, tu vai al lavoro. Tu sei Sì. più grande? Sì, io Quanti anni c'hai? 19. Ah, voi lavoro ancora niente. Ragazzi. Andate a scuola, dobbiamo fare i corsi e tutto. Ma in casa famiglia diciamo che progetti vi danno al giorno? Buongiorno. Cioè comunque dovete andare a scuola, ok. Dobbiamo andare a scuola. I corsi di cosa? A me ho fatto corso di barbieri, adesso sto lavorando. Tutti parrucchieri? Ottimo. Cuoco invece? Sì, però lavoro a pezzeria. Ok, come siete venuti in Italia? Tutti sulla Tutti barca. clandestini, tutti Ok, clandestini. ok, e il viaggio com'è stato? Lascia stare. È stato meglio molto che non ti difficile racconto. però. Meglio che non ti racconto, sì. Ma infatti, raga, in mezzo al mare, poi con le barche così, Con 18 ore, 18 ore. 18 ore non vedi nulla. Oh. Sotto è blu, sopra è blu. Sotto è blu. Sotto il blu, sopra il blu, questa è una bella definizione. Sì. Non si vede nulla. E ci avete avuto paura di morire? No. Io sto dormendo sempre. Dobbiamo morire, non siamo in Tunisia. Quanto vi mancano i vostri familiari? Su questa cosa non posso dire niente. Ma Troppo, manca troppo. senza di loro non è la mia vita. Non è bella la vita senza mamma e senza padre. Ti mancava qualcosa, non va tutto bene. Siete venuti in Italia per trovare diciamo, la possibilità? Cambiamo il nostro futuro. Ok, quindi voi non siete proiettati insomma per essere venuti in Italia e fare le voleur, cioè quindi fare le cose male? No, No, Ok. No, ma sì, c'è una faccia bravi ragazzi loro, infatti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allora grazie, una buona giornata, buon courage. Secondo voi per strada esistono leggi non scritte o vale tutto? Per strada leggi non scritte, perché comunque pure, non lo so, secondo me pure un po' Stato italiano, cioè alcune, non tutte, però è tranquilla, se te la vivi tranquilla è sempre così. Maggiore presenza sul territorio, ma maggiore prevenzione, perciò io so già chi potrebbe diventare problematico, ci vado a parlare, l'avviso, lo faccio tranquillizzare, lo faccio stare da una parte. Non è che non ci devo venire, Ok. io so che sono un ragazzo a modo, essendo un ragazzo a modo posso passare pure là dietro, perché? Perché uno mi tengo lo zaino davanti, due se uno mi si avvicina dico no grazie, tre evito di guardare certe storie, certe cose, a quel punto tu previeni. Allora tu puoi andare dappertutto perché come dicevo la legge non ti vieta di camminare là sotto, come non ti vieta di camminare di là, anche se c'è gente che ci dorme, perché non è un luogo privato dove dici sai entro nella casa di qualcuno. E questo è quello che uno vorrebbe trasmettere, no? Il fatto di vacci, però non ti meravigliare. Sappi che esistono queste situazioni, la consapevolezza e l'attenzione sono più importanti dell'evitare, capito? E poi generano prevenzione. Cosa fanno per arginare questo fenomeno? Ogni tanto viene messo un blindato, più pattuglie, vengono inaspriti i controlli. Questo perché una volta che tu da Daniele Manin mandi dalle altre parti le persone, dai un'idea a chi passa per la stazione di maggiore pulizia, maggiore tranquillità. Per esempio una delle tante cose che io consiglio, occhio sempre che qua davanti a sto tabaccaio
c'è sempre il Maracanã, perché qualsiasi cosa, qualsiasi momento, qualsiasi giorno, H24, questo è un'area dove venditori che ti danno il coso, gente seduta, turisti, borse, borsette, personaggi di tutti i tipi. Quelli che fanno i pacchi. I pacchi vari, eccetera. Lì è la stazione Termini, piazza dei 500, da qui via Daniele Manin, che tra l'altro è una via che in teoria non sarebbe percorribile né parcheggiabile perché ci passa il tram, si arriva fino a Santa Maria Maggiore. Questa di giorno è una via viva, perché vedete attività, fast food, negozi, tutto quello che volete, però la sera, come dicevamo... La sera c'è sta il Far West, ragazzi. Cioè qui veramente devi venire col cinturone. Ed è una delle vie che durante il giorno è problematica, durante la notte è ancora più problematica. Qua una delle prime vie che incrocia via Manin è una pure delle prime vie, chiamiamola pericolosa, rischio furti, rischio pacchi. Comunque non è la più raccomandabile per chi ci viene. Ma anche perché comunque, come vediamo, ragazzi, infatti su questo lato è pieno di B&B, hotel, e persino qui c'è un hotel stellato, se non erro dovrebbe essere o 4 o 5 stelle. Che poi è una cosa bruttissima, perché voi immaginate, se siete appena arrivati e vi rubano la borsa con i vestiti, ma che vi inventate? È assurdo, poi comunque per un turista che viene derubato dei documenti, insomma. Ti ritrovi veramente in una situazione drammatica, ma magari la carta di credito, il portafoglio, eccetera. Comunque adesso che via vai? Sì, quando praticamente vedono che, insomma, appunto quello che dicevi prima, no? Vedono una telecamera, la gente si nasconde, altri invece te vogliono menare. Altri invece vogliono raccontare, che è quella la parte sana, sì, perché sembra una stupidaggine, ma quello che vive una situazione di disagio e vuole raccontarla già sta a fare un passo verso la salvezza. Chi la nasconde, chi sta nella situazione di disagio vuole rimanerci e in maniera completamente invisibile, perché tu a un certo punto non sei più una persona ma sei un invisibile. Allora lì ti si crea proprio il problema. Perché è vero che a Termini il mangiare non manca, difficilmente la coperta non ti manca, ma è anche vero che tutta sta roba te la rubano. Cioè a Termini, se tu lasci le scarpe, tu dopo stai senza scarpe. Se a Termini quando dormi la notte lo zaino non te lo metti sotto la testa e stai attento, il giorno dopo stai senza zaino. E senza zaino si traduce non c'ho più i vestiti, non c'ho più il cambio, non c'ho più niente. E diventa un meccanismo a catena dove quello che non era delinquente diventa delinquente per sopravvivere, perché lo hanno spogliato. Buongiorno. Comitato Rinascita Esquilina, albergatore romano. Ah, fa piacere. Stiamo proprio a parlare degli alberghi adesso noi. Volete dire qualcosa? Neanche a volerci. Ci vogliono ammazzare, vogliono che andiamo via dal quartiere, che vendiamo, che svendiamo, oppure dobbiamo essere delle vittime del sistema? Perché hanno deciso di trasformare l'Esquilino Castrovetore a Termini nell'hub dell'accoglienza della città? Perché tutti sempre qui? Quali sono gli interessi in ballo che stanno muovendo queste decisioni? C'è anche un passaparola, se uno va sui forum stranieri legge che i turisti da tempo stanno sconsigliando Roma come meta. È vero. E stanno sconsigliando in particolare le zone di via Gioberti, via Marsala, via Giolitti, tutte le aree dove ci sono tanti bed and breakfast, gente che ha investito anche i risparmi di una vita, perché per comprare già un bed and breakfast un privato cittadino investe i risparmi di una vita, però rischi che adesso ci sono solamente stranieri, perché tante volte non chiedono nemmeno i documenti. È venuta fuori questa cosa che alcuni albergatori hanno scoperto che dei B&B fanno entrare gli stranieri senza nemmeno chiedere i documenti. Perché la gente fugge? Guarda lì, ne vedi uno tranquillo, rilassato, corrono tutti. Guarda, questi sono i turisti, corrono tutti. Guarda, dall'altra parte corrono tutti. Non ce n'è uno che dice, oh, locale 1, locale 2, locale 3, mo me fermo. C'hanno tutti paura. Ciao. Di dove sei tu? Del Mali. Di Maliano. Mali? Ah. Bamako. No, lo conosco. Certo. Lì c'è il Grand Bazar, le Bubù, no? Cioè, la prima produzione di stoffa Bazin, sì, dove fanno i Grand Bubù, viene da Mali, Bamako, vero? Ah, sì, sì. Tu che fai? Lavori a Roma? No, sono giocatore. Educatore? No, giocatore. Ah, giocatore! Sì. Ma lo sai che pensa, l'altro giorno noi stiamo con dei ragazzi tunisini, ce n'è uno molto molto bravo
che vorrebbe giocare ma sta lì buttato nella piazza. Gli abbiamo dato un Aia. pallone e ha iniziato a fare tutti i trick possibili e immaginabili. È un peccato perché... È così, non va bene, è brutto. E tu come hai fatto ad arrivare in Italia a giocare? T'hanno scoperto? Sì, però purtroppo giocavo a calcio al mio paese, quindi quando ero piccolo mi piace calcio, quindi Vabbè, in appena Italia arrivato è la qua patria. mi hanno visto un calcetto a convento, no? E poi mi hanno preso subito che questo ragazzo è bravissimo, poi sono iniziato a lavoro anche a calcio, quindi tutto va bene In adesso. che serie sei? Noi siamo in eccellenza, Ok, serie Sì, eccellenza. eccellenza. E che ruolo è? io sono attaccante, tutto va bene, ho l'affido, pago tutto tranquillamente, non fumo, non bevo, niente. Senti, la ragazza ce l'hai? Ah dai, basta. Perché chi è? Questa è una cosa Se- privata, capito? Davvero? È una cosa privata. Ok, capito? quindi ce n'hai di più. No, Ah, si se dice, può si dice. se non no, si dice, vedi? Va bene, ti saluto, chiedo una fretta, capito? Grazie. Il nome mille, com'è? perché Suleiman Dembélé. Soleiman. È arrivata Chetti. Oggi ti vedo meglio, Chetti, sei più tranquilla. Che ti è successo? Il personaggio di Chetti è un personaggio che noi incontriamo spessissimo. Lei ha tanti problemi, si ritrova a vivere per strada, si ritrova a vivere in strutture anche difficili perché vive in un tendone dove tra rifugiati, senza tetto, persone problematiche eccetera, per una donna in particolare poi di una certa età non è mai facile. Sono andata in depressione, sai, da quando mi trovo buttata giù, quando ho perso mio padre. Io per mio padre morivo, era tutto per me. Quella purtroppo è una cosa comune, Non me la regge pure né mio lei. padre, non me la regge nessuno. Mia madre di meno, ma mio padre guai che me lo toccava, hai capito? Io dormivo con mio padre. Vedi, ma di tu sei? Io sono toscana, Di dove? di Pisa, No, ok, da quant'è che ti sei trasferita qua? e da 26 anni, da quando ho perso mio padre, che me l'hanno ammazzato, l'albanesi me l'hanno Addirittura? ammazzato. Sì, perché io ero bella, ero giovane e loro chi è sta bella topa, in Toscana parlano così, no? E mio padre disse toccami tutto, ma mi tocca questa è mia figlia. Allora questo dette la botta a mio padre l'ha ridetta a lui, papà ti prego piangendo andiamo a casa, mio padre con il motorino, questi con la macchina, voi qua ci avete il Tevarino, noi ci sa l'Arno. Me l'hanno buttato un Arno, dopo una settimana me l'hanno trovato morto. E lei è comunque un personaggio che alcune volte è un po' irruenta, altre volte è più tranquilla, dipende dalla giornata, dipende anche dai problemi. Lei generalmente non fa uso di sostanze o altro, ha proprio dei problemi di salute importanti che vanno dall'epilessia, che poi è il suo male peggiore, a momenti anche in cui con la testa ha difficoltà a connettersi col mondo. I farmaci li prendi perché quelli vanno a peggiorare poi, capito? Cioè tu adesso stai per stare piena crisi epilettica, io lo so, ma magari uno ti vede da fuori, neanche ti aiutano, capito? È brutta sta cosa. Io sai quante volte è capitato di amici che hanno le crisi epilettiche, tu lo sai, lo puoi aiutare, o metti di lato, gli levi la lingua e tutto quanto. Però dipende perché a me non mi piglia la crisi che io qua mi fermo e casco in terra, no? Ah. Io comincio a correre da qua, da giù, fino al semaforo, mi riparto e mi spacco tutta, Peggio allora. hai capito? Infatti anche stamani dicendo ora facciamo ricorso, ora basta perché cioè, tu non c'hai i soldi, non mi danno nemmeno il reddito, Cioè non ti danno né la pensione, né il reddito, né l'invalidità e né il reddito. non prendo niente. Sei costretta a stare Io per c'ho strada. solamente la 104, se non mi credi te la vado a prendere. No, ma c'hai la compagno. Chetti, io Chi è perché mi compagno? dovresti dire una No. bugia? Manca E compagno. se non mi danno lì l'invalidità, che accompagno io? E non è purtroppo l'unico caso, tanti casi di persone che stanno alla stazione Termini, al di là dell'uso delle sostanze, dell'alcol, eccetera, quelli sono solo amplificatori di uno stato mentale, psicologico, psichiatrico che ormai è degenerato e più tardi si interviene e più è difficile arrivare a una soluzione. Alcuni di questi purtroppo sono proiettati verso la morte, hanno deciso di morirci per strada perché non hanno trovato null'altro di alternativo, né un lavoro, né uno spazio dove stare, né un supporto vero e proprio. Come stai? Buongiorno. Bello. Ma senti un po' una cosa, ma ce l'hai qualche pacco qua presso? No, no.
L'altro giorno ce l'hanno fatto vedere uno, fatto coi fazzoletti perfetto. Gli fa al volo, sì. Faccio un po', ce lo fai al volo, uno al volo? Ce l'hai il fazzoletto? Tu che gli dici al turista? Come gli dici la prima cosa che gli dici? Aspettami qua. No, ma la prima domanda qual è? Ti serve qualcosa? Ti serve qualcosa? Sì. Ok. Che serve? Fumo, erba, coca. Quindi c'hai tutto? Sì, tutto. Ok. Si fa così. Quanto ci mette? Senti, ma minimo che gli chiedi quanto è? Ce l'hai? Le briquet. Minimo dei soldi, quanto gli chiedi? Tu quanto opti a chiedere? 50. Ah, ok. Sì, un bello 100. Ah, sei uno E io ne buono. fa grammo 80, mezzo grammo 40, ti fa un grammo e mezzo a 100. Ah, ok. Ok. E così si fa i soldi a Roma. Bustina manca solo la plastica adesso. Sì. Ah, proprio Cioè, quindi tu praticamente che cosa c'ha? La mattina esce fuori con il kit. No, ieri se piove non ci sta postini per terra. Ah, non c'erano? Sì, E tutti quindi questa bagnati. che c'hai appresso? Sì, Quanti soldi ti fa fare una bustina che costa 5 5 centesimi? centesimi. Fazzoletto è gratis, grazie a Bangladile. Grazie a Bangladino. No, dico una busta che costa 5 centesimi, con una busta che costa 5 centesimi, quanti soldi riesci a fare il massimo al giorno? Tanto, ho un mare di soldi. Hai capito? Ok, va bene. Allora, grazie. E se te fermano è un fazzoletto. Io non fa rischio. Hai capito? E non rischia. Hai capito? La magia. L'Esquilino è una parte integrante della stazione perché collega la stazione con Piazza Vittorio. Piazza Vittorio ha una sua fermata metropolitana dedicata, ma in realtà è dietro alla stazione, ci si arriva a piedi in pochissimi minuti e da Piazza Vittorio alla stazione Termini si snodano vie, luoghi e persone che tutti i giorni incontriamo e c'è una migrazione. Questo, chiamiamolo crocevia, viene sfruttato tantissime volte da chi in stazione Termini viene cacciato via. Se ti cacciano via dalla stazione e non sai più dove andare, come sta succedendo in questi giorni, è sicuro che tu vai verso Piazza Vittorio in cerca di un portico, puoi trovare qualche persona anche sotto a un portone chiuso, a un negozio fallito, a un'area dismessa, perché quelle sono le aree che oggi, essendo abbandonate, ti permettono di stare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, tutta la sera senza che qualcuno ti cacci. È normale che se tu ti metti davanti a un negozio che apre e chiude, non ti fanno stare. Sì. Aspetta. Sì, è lui. No, ma che... Cioè, quanto ti sentiamo che dite? Perché sto a invecchiare e quindi ho detto mi mantengo in forma, capito? Perché sto andando per i 44 e quindi siccome voi state tutti in forma, uno vi vede. Beh, sei giovane, 44 sei giovane. Un giovane adulto, un ometto. Lo puoi dire che comunque ti vedi i nostri video, dicelo. Certo. Dai, per noi è un piacere. Ma io suonerei anche un po' di più se fossi in te ogni tanto. Non c'è mai Una occasione. schitarrata, perché sei un fenomeno. È vero, avevamo... Vabbè, tu l'hai sentito come suona, però. Sì, ma l'avevamo detto. L'avevamo detto. Hai detto, tu suonavi, lui No, suonava. pesce, famo... Chi altro è che suonava pure, mi hai detto? Enzo Salvi, Poi Lundini. vogliamo far venire Lundini, lui fa tutto. Da dove vieni tu? Perché? No, così perché noi andiamo in giro e parliamo con un sacco di persone, di tutte le religioni, nazionalità. Io vengo dalla Tunisia. Ma da quanto è che stai qua in Italia? 2006, non lavoro adesso, no. E dormi qua? Scusa che te lo chiedo. No, dormi qua, dormi a casa, ce l'ho amici. Lascia perdere perché io ce l'ho tanti problemi, tante famiglie, tanti là, lì, in Germania sposato 3 volte. Ma ti posso chiedere che hai fatto qua che c'è la cicatrice? Oh, questo è un grande problema, questo. Un problema strada. Strada? Sì, Una lite? Una con un coltello grande così, 14 grandi. È arrivato, ti ammazzo. Io non ho paura perché ho bevuto, non ho paura di questo. Io penso che lui non fare. E lui ha fatto così, io ho fatto la faccia così. Questa qua. Che miseria. Ma in Tunisia o in Germania? No, in Germania. In Germania. Mazza, in Germania... In Germania, no. E questa è la faccia. Questa tutti così, perché io ho fatto la faccia così con il coltello È grande. caduta proprio la faccia. Guarda qua, ho aperto, eccola qua. Sì, guarda, gli parte dall'orecchio e gli arriva fino a sotto. Questa era così. questa è scaduta per terra, questa. Una poliziotto
tutti che hanno mangiato, fatto fuori. Ma chi è che aveva bevuto, te o lui? Tutti le hanno mangiato e hanno Tutti e due. vomitato. Ah, tu quindi avevi bevuto e non avevi paura? Non ho paura, mai paura, no. Eh. E dopo io prendo il coltello, e dopo ho entrato qua. Questa perché adesso è piccolina, perché? No, ai tempi non si capisce, 2000, guarda quanti anni, capito? È entrata così. Sei mai stato carcerato? Sì, sì. Quante volte e dove? Io la prima volta 85 a Napoli. Ah no. Sì, piccolino, sì. Sì, piccolino. E la prossima 86 in Germania. Senti una cosa, la differenza fra il carcere in Italia e quello in dopo la Germania? Francia No, tranquillo. No, te la levano, La differenza abbiamo fra il detto. carcere in Germania e in Italia, ce la puoi dire? No. In Germania è come paradiso. Addirittura. Qua no. Perché in paradiso se ci puoi spiegare per Paradiso favore? solo e tranquillo, mangia bene, vestiti bene, tutti bene. E Funziona guarda che tutto. roba, ancora le roba. Sì, funziona tutti. Anche qua tanti gente, la galera è troppo piena, è troppo... Sovraffollata. Guarda Ok, il ok. grande Margioglio. Ok, va bene adesso. Io sono il fratello di Ok. Francesco Faraoni, il fratello in carne ed ossa. Mi parla sempre bene di te. Ok, ciao. Ciao bello. Voi non fate lavorare noi, tunisini, algerini, marocchini non Chi non li fa lavorare? Italiani? Nessuno. Non ho capito chi è che non fa lavorare i tunisini? E voi dove troviamo il lavoro? Non è che te lo trovo io. Sì, mica io sono marrakesh. Pensa, E quando mi ubriaco dico cash marrakesh. Non mi fate lavorare in Italia. La verità, lo sapete qual è? È che tanti ci dicono, ma io mi sono spaccato la schiena 8 ore per 30-35 euro. Chi me lo fa fare quando magari posso fare la stessa cifra in 10 minuti, in 20 minuti? Perché qui a Termini è facile fare dei soldi. Se ho lavorato, non mi hanno pagato. Ho lavorato volontariato, ho lavorato di roba, cantiere, tutto quanto. E chiama roba regolare, non mi danno manco documenti. Per quale per motivo questo- io sto in Italia? perché- Volontario in Germania. Mi danno apposta appena mangio subito diarrea. Non ce l'ho buono, non ce l'ho manco a casa. Dove caga, mi viene diarrea. Sono intestino, sono tossico, viene al CERT, vengo al CERT con raccomandazioni inutili. Vado a prendere una birra e sono sempre bene. Ha buttato la spugna a terra, cioè lo si vede proprio quando una persona... Comunque mezza prende. la cosa dell'amore, allora lui mi stava dicendo che era una brava persona, solo che quando l'ha lasciato la moglie ha scapocciato. Il governo tunisino ci stanno gente che sviva tipo Zarca, a 40 anni e a 20 anni, mai diritto, manco lavoro. Posso chiedere una cosa? Ma tutto il giorno che fai? In genere? Che fai? Rubo supermercati. Rubi i supermercati? Che c'è da fare? C'è che c'è da fare. Sì, muchacho. Bravo! Ma di dove sei d'origine? Sono dell'Ecuador. Dell'Ecuador. Wow, da quanto è che sei qua in Italia? Io sto da 24 anni qui. Ma nella vita che fai, suoni? Io faccio il musicista di strada, quindi Cioè, un artista di strada. insomma. artista di strada. Solo di sera porto l'allegria a tutti quanti per magari aiutare con dare un po' di forza a tutti, no? Perché vi vedo un po' tristi, malinconici, quindi con la musica vi do forza. Ecco. Allora,
grande così, dovevo solo un omaggio. Faroni grande. se faceva il fighter di sicuro faceva il chitarrista. Sto parco è stato rifatto, è molto bello, è a un passo dalla stazione Termini, però Mazza, è bello proprio. e ci sono dei monumenti all'interno, uno più bello dell'altro. L'unico problema è che se è circondato da disagio, pure per entrarci, no? È un problema. Per tenerlo così lo devono sempre chiudere poi. Come stai? Di dove sei? Sì, stiamo facendo un video qui. Quanti anni hai? 11. Senti, che ci dici di questo distretto? Com'è? Tipo tu resti, tipo sei nuovo, per te tipo un po' fastidioso vederli, ma se sei un po' più abituato a vederli, cioè non ti preoccupi. Cioè devi stare tipo lì fermo, non devi proprio toccarli. Ti tocchi però Certo. ti succede qualcosa che sei già morto perché vengono tutti contro di te. Una volta tipo quando stavo tipo prendendo il tram, vedevo una persona che tipo lo spinge e sono venuti tipo tutti contro di lui. È caduto per terra, ho dovuto chiamare l'ambulanza. Oggi niente, venerdì. Hai finito già? Senti, ci vuoi ricordare che cosa fai tu di bello qui nei pressi di Termini? No, io non conosco bene, però regalo per mangiare. Finito di andare a casa, sto lavorando sempre. Per non lavorare, mia moglie cucinare per portare qua regalo. E cucini a casa, è proprio una vera cucina casalinga, il riso buonissimo. Riso, sì, eccolo, il riso. Il regalo che riguarda tante persone, fa male Chiunque testa, c'ha bisogno, tante che c'ha persone, fame fa può male- mangiare. Eccolo. Il mercato Esquilino è uno dei mercati più grandi di Roma, multietnici. Giusto, Sor Maestro? Il mercato Esquilino è uno dei mercati più grandi di Roma a livello multietnico. Comunque qui si può trovare dalla A alla Z di qualsiasi posto del mondo. Prima c'è aperto quel mercato là, Il vecchio mercato di Piazza mercato Vittorio. Piazza Vittorio, venire quella fuori di Roma, gente compra le coste di meno. Spesso si va a Piazza Vittorio per comprare da mangiare, si va a Piazza Vittorio per svoltare qualche soldo e viceversa, da Termini si va a Piazza Vittorio quando si ha i soldi, magari per andare a comprare quello che non conviene a Termini, perché Termini è meno conveniente dal punto di vista di qualsiasi cosa tu compri, perché spennano il turista, quello che passa, mentre Piazza Vittorio diventa un pochettino più aperta al popolo, c'è il mercato, c'è la piazza, c'è chi ci vive, ci sono locali un po' più a buon mercato, sia per mangiare, sia per bere, sia anche per riposare. È un quartiere in cui io poi mi sono staccata perché sono andata insomma a fare le mie esperienze lavorative e linguistiche perché ho fatto il linguistico. Ma sono tornata a Roma e vedere comunque una Roma che è una città spettacolare, però poi appunto queste cose che non sono buone per la città, perché il fatto che ci siano tanta gente che vive per strada e poi soprattutto la sporcizia e tutto quanto è un peccato. A parte, scusa, tanto siamo coetanei, se no non mi sarebbe mai permesso. Quanti anni c'hai tu? 27. 27 anni. Ma posso chiederti, una ragazza da Corso di Treste, perché stai qua? Stai girando per il mercato? Non so, se non sono indiscreto. No, allora io perché lavoro qua vicino e poi quando vado verso casa, che abito vicino Monteverde, passo per di qua, mi faccio un giro, ci sta il mercato, a volte ci stanno cose che magari vengono vendute che io magari compro a prezzo più basso e secondo me è una zona, essendoci varie culture, a me piace, nel senso confrontarmi con varie... Ma non c'è mai paura? Ma non perché per la presenza di culture diverse. Forse ho più paura in zone come Parioli. Diciamo che il mercato, la parte alimentare, qui trovate l'impossibile, infatti questo qui comunque è il reparto di frutta, verdura, spezie, frutta secca eccetera eccetera, ma io sinceramente Mattia e Simone vi volevo portare al reparto dove vendono il pesce, ma che sta da sta parte, ma purtroppo siamo arrivati in un orario che penso che i banchi abbiano chiuso. Buonasera del mercato. A che ora aprite? No parla italiano, poco parla. Sì, morning, Okay. 5 am. Ah ok, alle 5 di mattina aprono. Alle 5 di mattina, qua. Guarda, le spezie. Matti, guarda i tipi di pepe che c'hanno, ti metti paura. Allora, voi vendete sia pesce di acqua salata che di acqua dolce, vero? Tutte e due. Ok, tutte e due.
e vedete anche qualche particolarità ittica, qualche particolarità che non si trova, diciamo, nei mercati di pesce. Trovo. Ad esempio, qual è la cosa più rara che vendete sul banco? Sul banco molto di più rate, spicole, salmone, carpa, carpa, quelle che si luro, tipo pesce gatto, quelle che pesce all'estero vengono qua, anche che c'è sto slopic tipo carpa. Vicino al teatro Ambraio Vinelli, comunque nei pressi di Termini, c'è un parco che è stato dedicato a Willy Monteiro. C'è un pezzo d'acquedotto, c'è un'area verde, ci sono anche alcuni spazi adibiti ad allenamento, a passare la giornata, panchine, locali. Quel parco purtroppo è diventato oggi il ritrovo di tutti coloro che vogliono utilizzare sostanze stupefacenti. Ah, vedi, questo è il famoso parco dedicato a Willy. E infatti si è parlato molto di questo parco, ho letto diverse notizie, il parco dedicato a Willy che è diventato una situazione invece problematica. Un punto di ritrovo proprio... Sì, brutto. Mazza, tu pensa Willy Monteiro, che qui lo ricordano, e a 2 metri c'è sta quello che ha generato poi la morte Willy Monteiro. Ciao cari. Questo è il problema. Sì, noi qua parliamo, come stiamo? Bene, Tutto a posto? Sì. Che si dice? Hai visto il parco per Willy? Stavo venendo qua perché è il parco quello che hanno dedicato al ragazzo che è scomparso. Lo conosci Willy? No, non lo conoscevo in realtà. Ah, come ti chiami caro? Michael. Michael, te caro? Giuseppe. Ma non sei italiano d'origine? Peruviano. Peruviano. Te caro? Nicaragüense. Nicaragüense. E insomma, se posso, che fate durante il giorno qua in questo parco? Che si fa in genere? Fumare, quasi fumare. Fumate? Ma non penso fumate solo le sigarette, eh? No. Fumate tutto? Un po' sì. Ma a lavorate? Io faccio il restauratore di mobili. Ah, ma ammazza, restauratore dei modellini, quindi... Dei mobili. Che so io? Restauratore di mobili. Ah, di mobili, scusa, c'è la M galante come da spagnolo e mi stavo a perdere. Beh, è un bel lavoro. Tu, caro, se non sono indiscreto? Barista. Fai il barista. E nonostante questo, comunque fumate parecchio e riuscite comunque a condurre una vita, scusa il termine, normale? Ci si cerca. Sì, ci cerca. Sì. Ma avete mai provato a smettere? L'ho fatto. E poi da un momento all'altro, senza che mi mettessi in testa di ricominciare o di lasciar perdere. Certo. Senti, ma come è iniziato, te lo ricordi? Al mio paese ho visto un amico che fumava e mi ha dato curiosità e ho iniziato a fumare. Che età avevi? Mm? Età? 16. No, però diciamolo pure per i ragazzi che ci seguono, perché noi una cosa che vogliamo dire, i ragazzi più giovani che ci seguono, quando cadi in questa cosa del fumare, no? Fumare ovviamente diverse sostanze, è difficile uscirne. E se voi poteste tornare indietro, cosa fareste? Ricomincereste o evitereste? No, eviterei. Questo Normale. è importante. Che caro? Io direi che basta la volontà. Basta Perché la tu non ci hai mai provato? Ho detto, ho smesso più di una volta. E mo adesso non vorresti rismettere? Non ci sto pensando, ma ci penserò. Non ci stai a pensare adesso? No. La vita. Avete mai commesso reati per procurarvi la droga? No, sempre lavorato. Te caro? Io no, per la droga no. Che è meglio non provare mai la droga, no? Manco per curiosità. Nemmeno per curiosità. Sono lontano dalle persone che drogano, posti brutti. Questo. Perché poi è brutto, cioè stai in mezzo anche al degrado, no? Certo, Alla sporcizia. certo, sì. Non sono persone cattive, sono vittime, sono ragazzi con i quali si può parlare, sono ragazzi che ammettono anche la loro difficoltà. E questo sembra un paradosso perché uno demonizza sempre, lì ci vanno i drogati, queste cose qua. Poi li guardi in faccia, so gli stessi ragazzi che magari possono essere il fratello di qualcuno, il padre di qualcuno, l'amico di qualcuno, e colpisce molto quando tu ci parli e loro capiscono qual è il loro problema,
qualcuno pensa di smettere, qualcuno dice che ci è riuscito, qualcuno dice che non è dipendente, che lo fa solo quando ha i soldi e lo fa solo quando ha chiuso il cerchio di bisogni magari della famiglia. E in quei momenti capisci che effettivamente con un aiuto in più queste persone, piuttosto che essere ogni volta cacciate, inseguite, arrestate, colpite, potrebbero venire fuori da una situazione del genere. Ma tu capisci che gli si condiziona la vita, cioè loro vivono per questo, è quello che ti uccide, capito? Non è che tu hai un hobby, la ragazza, capito? Voi non pensate- giocare. Io ho moglie e figli Tu normali, c'hai moglie e figli? certo. Cioè, moglie e figli. Io pure non è che fumo sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, no. Io fumo quando posso, quando ho i soldi, ma pure prima, diciamo, pago le mie responsabilità. Cioè prima fai mangiare la famiglia? certo, Ok, perché no, è no. importante. Per esempio, quanto hai pagato oggi per la sostanza? 50 euro, così mica... Capito? Però non è poco. 50 euro oggi, 50 euro dopodomani. Spesso 200 euro a settimana, sono 2, 4, 6, 8, sono 800 euro al mese. 30 euro al giorno, dalle 6 di mattina. 30 euro al giorno dalle 6 mattina e poi uno in 5 secondi se li brucia Mi hanno tutti. spaccato proprio la schiena, Capito? poi ho detto Spaccata la basta. schiena. Non te la voglio fare più male. Quanti anni c'ha tuo figlio? 9. 9 anni. Mazza, hai fatti presto. Sudamericano. Io non avrei manco detto che c'hai i figli, perché io pensavo un ragazzetto, sai, proprio tranquillo, così. Non ho detto c'ho i figli. Ma tua moglie lo sa che problemi c'hai? Certo, come no, normale. Loro dove stanno adesso? Loro? A casa? Sorridi un po'. Questo è un effetto collaterale della droga? No, c'avevo la protesi perché me la sono rotta in una bici e mi è cascata mangiando un panino. Perché? Perché fumando ti si indeboliscono i denti. Questa è una zona molto problematica, tra l'altro mi era stata segnalata, io non pensavo fosse così, ed è una piccola Rogoreto, se ci pensi, un piccolo parco dove i ragazzi in maniera cosciente, perché ci hanno parlato in maniera molto aperta, molto tranquilla, vengono e consumano la sostanza che scelgono, che può essere dalla semplice cannetta fino a sostanze molto più importanti. Certo, abbiamo visto persone che uscivano in brutte condizioni, però coscienti di quello che avevano fatto e si sentivano pure in colpa qualcuno non ammetteva, dice ma io lo faccio quando posso, prima sto lì, sistemo la famiglia, sta cosa raramente è vera. Però all'inizio è partita ogni tanto, poi hanno detto sì, 3, 4. Questa dovrebbe essere piazza Willy Monteiro, cioè è stata intitolata Willy, e questo parco qui, che tra l'altro ha una parte d'acquedotto ben visibile, è un'area che potrebbe essere veramente fruibile ai ragazzini, culturale perché c'è il teatro, collegata con Piazza Vittorio, collegata con la stazione Termini, collegata con i garage, col mercato, c'hai praticamente tutto. E allora perché deve essere così abbandonata? Ed è una di quelle cose sulle quali bisogna ragionare, che non è cacciare le persone, ma semplicemente capire perché le persone disperate finiscono in questi posti. Ma poi aiutarle, poraccio. Qua sotto pure è bello fatiscente, guarda qua. E qui quando piove questi sono i posti migliori per dormire, perché sì. qui sai che il sottopasso del Turbico non è più accessibile e chi si arrangiava lì... Ciao caro. Ciao. Ciao. Scuola di italiano, hai visto? Qui fanno il corso, Figata, oh. l'alfabeto, vedi, figo. Insegnano italiano agli stranieri. Sì, e credo sia una cosa gratuita perché è una scuola di italiano. Sì. Salve. No, era stupenda No, questa raccontavamo cosa. che per integrare gli stranieri c'è la scuola di italiano. Allora, professoressa, una cosa poi non vi disturbiamo più. Qua stanno insegnando italiano. Oggi che cosa insegna? Oggi che cosa stanno facendo? L'aggettivo possessivo, mio, tuo, suo, nostro, vostro. Dovremmo far venire almeno 50 italiani qua, non è il problema, mica sono loro. Pure io sto indietro, L'aggettivo mio, tuo. Ok, assistiamo. Io ho scritto di me e allora il mio cane, di loro, cosa devo scrivere? Loro, il loro, state attenti, borse è femminile plurale. Professoressa, scusi, ma voi siete un'associazione o siete una scuola privata? No, noi siamo un'associazione, assolutamente volontari. Che grandi. Ma lei era una professoressa in pensione Sì, oppure?
ma non tutti sono... Io sono stato un insegnante, sono in pensione. Sono stato un insegnante, ma non tutti sono stati insegnanti, anche sopra ci sono delle classi. Su YouTube Cicalone, se volete, su Facebook Scuola di Botte. Che non so botte, è una cosa metaforica. Queste sono 2T, scusa, l'ho fatto. Ciao a tutti ragazzi, Grazie, ciao. ragazzi, continuate a studiare. Ciao. Dai, grandi. Ciao. Bangladesh. Dai, Bangladesh, Marocco. Quelli Sud America, Perù. Congo. Perù. Ciao. Buona serata. Grazie professoressa. Ciao. Aspetta, raga, questo è molto caratteristico. Sì. Come... sì. Ci hanno messo i vasi per evitare che la gente si siede, che fa casino, bivacca. Questa è particolare, cioè questa è Roma vecchia, accanto alla stazione centrale. Hakuna Matata, come stai tesoro? Strano che conosci qualcuno. Che dici? So much. Everything ok? Yes. Ciao tesoro. Go for that. Come stai? Kenya. No, So- no, dove sei? Come stai? Yes. Che c'entra? Today You you drink understand? more? Hai No, bevuto no, tanto no, tesoro? no. This one is Emmanuel. Hakuna Matata. Why you look at me like that? Sto guardando come stai. Quello. Io sono molto bene, io sono un leone. Grazie a Dio tesoro, questo è il bel sorriso che c'ha. No, non mi dire io sono il disoro, io non sono il disoro. Io sono un leone. Lo so che sei leone. La savana, Della savana. capitale. E tu rispetti chi sono? In questo spazio qui c'è una concentrazione etnica di negozi, persone, ritrovi, eccetera. E trovi pure quelli che fanno il caffè per strada, persone che cucinano a casa, vengono qua. Ecco, come vedete le signore, anche perché comunque non avendo un lavoro, comunque che fanno? Preparano i pasti caldi a casa, vengono qua e li vendono ai stessi connazionali. E poi sono i pasti fatti in quel modo che magari difficilmente trovi nei bar. È rarissimo trovarli in bar e ristoranti, perché dei ristoranti etnici africani ce ne stanno veramente due. Lo sai che non lo sapevo, mi chiedevo su tutta sempre Roma. che magari facessero punto di aggregazione, danno i passi ai loro connazionali, invece no, proprio lo vendono. Sì, lo vendono. Vabbè, è un modo per campare e in più offrire Certo, un certo. servizio che non c'è. Certo. Qual è la fregatura? Che una volta che sei arrivato qua devi saltare, capito? Guarda Cicalone quanto è atletico. Adesso inizia il pomeriggio, anzi è pomeriggio inoltrato, sono le 6:30. Che cosa è cambiato? Che via Manin è cambiata radicalmente. Ciao! Perché da stamattina a oggi è arrivato il blindato della polizia. C'è il blindato là, parecchi agenti dall'altra parte e tutti quelli che gravitavano qua intorno vedendo sta situazione si sono spostati qualche metro, non è che fanno tanta strada. Non c'è differenza. Cioè, se qua non puoi stare là, se qua non puoi stare, puoi stare là, capito? Se qua non puoi stare, puoi stare là. Poi se da là si spingono, si muovono perché è fluida Termini. Da questo punto di vista c'è una fluidità incredibile, sanno già, la polizia già stanno più avanti. Chi vuole incontrare altre persone sa già dove incontrarle. Abbiamo Bruno, insomma, vive qui, lo conosco da quando era piccolo. Senti, ma lì comunque da sempre, insomma, c'è prostituzione. Guarda, furto, io ti posso dire una cosa, che solo perché ho la fortuna di averci a casa il comune qua, che la mia famiglia c'è stata dalla seconda guerra mondiale, dal 44, perché sennò qui non ci avremmo abitato. L'unica cosa buona di questa zona è che è collegata con tutto, basta, il resto non se ne può più. Allora, a notte io perché sono abituato, ma credi che mia cugina, a notte non dormo, no. Non riescono perché ormai io sono abituato al casino, pensa una sera, apro la finestra, mi posso cecare e dico un filo di bucia. Quello gli dà una zaccagnata, quell'altro per difendersi gli slega il pitbull. Allora la saccagnata per chi non è a conoscenza sarebbe una coltellata, Racconto io ragazzi. qua la finestra, così, ti dico fermati, oh. Senti, e quando mamma esce da sola a fare la spesa c'hai paura? Ma come no, ma che stai scherzando? Fa conto, mia madre la mattina esce adesso bene o male quando un quarto di 7 già fa giorno. Quando è inverno esco mezz'ora, 40 minuti, non mi frega niente, arrivo un'ora prima al lavoro, ma sto tranquillo. Ma io la mattina apro la finestra alle 6:20, mia madre esce, quelli che stanno a levare collana a quello dammi una sigaretta, oh. L'altro giorno va a letto, oh, per una sigaretta sono pistati, oh. Non è possibile, oh. Non può andare a mangiare un panino al Mac tranquillo come dici te, è vero, entri colpe di zoma, esci qualcosa al contrario come dici te. È così ragazzi, io sono cresciuto qua purtroppo
fa schifo. C'è talmente tanta gente che scende, c'è talmente tanta gente che pur di evitarti, perché a un certo punto ti vuole evitare come la peste, ti regala 1, 2, 3, 5 euro. E voi immaginate 5 persone a 5 euro su 25 euro, che è la paga media giornaliera che offrono magari al mercato, che offrono magari a pulire i bagni pubblici o altro. Ed è quello che invece andrebbe combattuto, cioè il fatto di garantire un guadagno equo per tutti quelli che ci vogliono mettere impegno, per tutti quelli che hanno deciso di non delinquere, di non stare buttati in mezzo alla strada, che potrebbe aiutare ad arginare il fenomeno della microcriminalità che qua purtroppo c'è. Ed è una microcriminalità spesso casuale, perché considerate che ci sono persone che fino a ieri non hanno mai fatto un reato, poi a un certo punto per forza di cose si ritrovano a fare un reato semplicemente perché vogliono quella sostanza che hanno provato, semplicemente perché gli hanno rubato tutto. Oh, bella! Eccomi qua, patatona, come stai? Che merda! Che ti è successo? Sono stato all'ospedale, sono uscito ieri, Che c'hai avuto, tesoro? bloccata la schiena, Ma che c'hai? cammino più. Ma che c'hai? Tipo qualche ernia, qualcosa? Non lo so, perché manco mi hanno saputo dire dopo 40 giorni all'ospedale. Così. Cioè praticamente ti hanno tenuto 40 giorni all'ospedale e non ti hanno lasciato un referto medico? Dai, non è possibile, tesoro. Amore, giuro no. Dai, mi devi dire intanto asciugate le Perché lacrime. poi vabbè, sono uscita io perché mi sono rotto il cazzo. Senti, ma che te stavano a fare? Diciamo anche uno scalo, diciamo, di metadone, Ma hanno qualcosa? fatto solo non lo so. analisi, se mi vedi, c'ho tutti buchi, Ma va, fammi un po', ma che ti hanno fatto? Ti hanno proprio massacrato, fammi un po' Porca vedere. troia. Fammi un po' vedere un attimo. Non mi credi, porca pupazza. Senti, ma com'è adesso ti dappertutto. ritrovi insomma a versare delle lacrime, diciamo, queste che sono? Lacrime di dolore o lacrime di rabbia? Lacrime di disperazione. Sto aspettando Asciugare di queste lacrime. morire. Perché ti stai a lasciare Ah, andare non così? so perché devo andare a non ce la faccio più. Senti, ma da quant'è che ti ritrovi a vivere per strada, piccole? Da quant'è che ti ritrovi a vivere per strada, piccole? Tanto, Ma voglio accendere una sigaretta? sì, se c'è accendino, sì. Certo, lo sai. Senti, ma Oh, mi racconti, grazie. ma te che piccola, mi racconti un attimo per favore da quant'è che ti ritrovi a vivere sta vita? 6 mesi. 6 mesi che ti ritrovi per strada? Non mi ritrovo così, per terra. Sono 6 senza mesi che ti ritrovi camminare, a vivere per la strada, così senza però. camminare, Eh. 6 mesi. Spesso alla stazione Termini, molte persone che noi intervistiamo, negli anni, nel tempo, ma uno direbbe negli anni, ma in realtà nei mesi, nei giorni, muoiono. Sembra una stupidaggine, me l'avevamo detto prima, tanti si lasciano andare e decidono di morire qua. E noi ne abbiamo la riprova perché tante persone che noi conoscevamo in questo caso, hanno perso la vita qui a Termini, in ospedale, perché poi sono finite in ospedale. Il signore, per esempio, che aveva la gamba in putrefazione, ci dicono che è morto all'ospedale. L'altro signore magro che era qui e stava sempre in piazza è morto. In passato ne sono morti altri, Moreno si è lasciato morire, Luciano si è lasciato morire. Tante persone noi le filmiamo, ci raccontano una storia e poi scopri la settimana dopo che non ci sono più. O vieni preso in tempo, O se no dopo sei o se no recuperabile. ritorni sempre negli inferi, cioè nel senso è difficile estirpare le radici quando poi già le impiantate negli inferi. Quello è il discorso, Simo. Sì, sì, lei è Cioè, ormai- questa è la vita, Anche- l'unica vita che lei riconosce. No, ma anche perché la risposta che mi ha dato Simo è che lei aspetta semplicemente di morire. Fa riflettere molto sull'abbandono vero e proprio, perché quando noi lo dicevamo, io mi ricordo quando vidi un ragazzo giovanissimo sotto qui ai portici, che era veramente 25-26 anni, era fuori di testa, cioè lui non aveva l'idea di mangiare, bere, dormire, stava lì buttato per terra e si era lasciato andare. Io dissi,
anche se è giovane, questo qui se continua così non può andare avanti. Infatti qualche mese dopo uscì la notizia che un ragazzo giovanissimo era stato trovato morto sotto i portici, siamo andati a vedere l'articolo ed era proprio lui. E ogni giorno ci danno qualche aggiornamento su una persona che stava qui alla stazione e che non c'è più. Sono persone che una volta abbandonate la società se ne lava la coscienza dicendo quando moriranno gli faremo il funeraletto, capito? Sì, La sì. bara Se quella glielo del fanno, comune. se glielo Sì, bara del comune, celebrazione minima e hanno risolto. Quanto la prevenzione avrebbe potuto arginare sto fenomeno, salvare magari una persona in più o comunque portarla in un'altra struttura, perché parliamo ormai di strutture, quando stanno fuori di testa, quando non hanno più la cognizione minima di vita, nel senso fare le cose basilari, bere, lavarsi, dormire, mangiare, non ammazzarsi di alcol e altre cose, cioè a quel punto serve una struttura che ti rieduca, ti rimbocca, ti dà anche una nutrizione forzata, una flebo, cioè, perché so persone che se no vanno a morire. Oh, tutto sbarbatello, tutto... Oh, ma che è un altro ragazzo? Non te volevamo svegliare, te la volevo lasciare lì, capito? A cinta, militare, della Marina, sembra 10 anni in meno. Che Pischelletto. ti sei rasato tutto? Sì. Ma stai male con lo stomaco che ti sei dimagrito così tanto o stai a fare la dieta? Stai mangiando? Lavoro? Sì, sì. Se tu non lavora, non mangia. Dove mangia? Non lavoro, non mangia. Se non lavoro, oh, non niente mangia. La canzone Vincent. Ho lavoro importante, guardaci i calori, anche io lavoro, io piace il lavoro, anche mio grande, a dici io arrivo, io andare a mio grande casa, dai io 60. Io prendi, oh bambino bambina, a scuola è importante, oh tu legge, è importante scuola, tu non frega, a legge è importante, tu legge io felice, però io lavoro. Bravo Vincent. Lei è il cane della stazione Termini, è anti-aggressione, lei se vede qualcosa che non torna interviene, ma è figa perché c'ha un olfatto che si accorge a diversi metri di distanza, mi vuoi baciare? A diversi metri di distanza che sta succedendo qualcosa, tipo uno che fa qualcosa di sbagliato. E riesce a capire la differenza Tra i buoni e i cattivi. Sì, sì, lei riesce a capire quando uno ha brutte intenzioni, quando vorrebbe magari, che ne so, fa qualcosa di sbagliato, se ne accorge subito e gli ringhia, è vero? Invece se vede una persona buona o in difficoltà o debole, diventa protettiva. Ci passi tutti i giorni per sta cazzo di stazione. Vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che stai pieno di impicci. Però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo, lo so ti sto sul cazzo. Spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio. Dormo a terra come stragi, non ti chiedo di stare nei miei stessi panni. Però due vestiti puoi regalarmeli. Odore di cannabis tra cartoni alcolici. Per favore spostati, non sporcarmi il Barberi. Non batto fiacca business dentro i piani alti. La mia professione è difendere i bugiardi. Guardami mentre mi spoglio, non zi non mi vergogno. Toccami lo zainetto e giuro che ti sfondo. Non fate gli affamati che siete figli di papi. Per sto zaino io so Totti
che lui è la mia Ilary Blasi. Chissà dentro allo zaino dimmi cosa ci avrei messo. Tutti quanti i reati e il vino da 1,5 litri. Io non cerco problemi perché il mio tempo è denaro. Tu invece stai seduto e passi tutto il tempo a chiedere. Lo sai. Ogni giorno qua è una guerra senza armi. E dammi una sigaretta, moriremo tutti quanti. Dammi un accendino, ti sembra un poco strano. Con il mozzo faccio il fuoco, mica un altro focolaio. È terra di nessuno, è patria nostra amata. Ma ci vivo da 30 anni e non mi danno una casa. Ma perché ti lamenti, stai vivendo già in Italia. Dormi dentro la metro e tutto questo non ti basta. A differenza vostra, siamo pronti alla morte. Coi fratelli miei anche nella cattiva sorte. Puoi farmi domande, io risposte non ne ho. Guardo sto cielo e strillo perché Dio la creò.